Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Avete mai pensato a come sarebbe la vostra vita se aveste un arto in sovrannumero? Francesco Lentini nacque nel 1889 a Rosolini, in provincia di Siracusa. I suoi genitori avevano altri 11 figli e quando rifiutarono di riconoscere Francesco, di certo non pensavano che sarebbe divenuto una celebrità mondiale. Lentini inglobava nel suo corpo anche le vestigia di un gemello parassita non completamente sviluppato. Aveva 3 gambe, 2 apparati genitali e un piede rudimentale formatosi sul ginocchio della terza gamba. Dopo essere stato ripudiato dai propri genitori, Francesco venne cresciuto inizialmente da una zia e poi spostato in una clinica per persone disabili. Qui il piccolo Lentini conobbe molti altri bambini ciechi, sordi o affetti da problemi motori molto più gravi del suo e a poco iniziò ad accettare la terza gamba che fino ad allora aveva odiato. Imparò non soltanto a camminare, ma a correre, saltare la corda, andare in bicicletta e addirittura pattinare sul ghiaccio. Come avrebbe dichiarato più tardi, la sua esperienza alla casa di recupero fu decisiva nel fornirgli la motivazione per lottare e per vivere. All'età di soli 9 anni, Lentini emigrò negli Stati Uniti e cominciò la sua sfolgorante carriera nel mondo dei sideshow, prima con i Ringling Brothers, poi con Barnum and Bailey, poi ancora Coney Island e con lo show di Buffalo Bill. Lentini affascinava il suo pubblico con uno spiccato senso dell'umorismo e una signorilità perfetta, e aveva inoltre uno stupefacente controllo sulla sua terza gamba che utilizzava per calciare un pallone, o ogni tanto ci si sedeva sopra come fosse uno sgabello. Tutte e 3 le gambe erano in realtà di lunghezza differente, infatti egli amava scherzare dicendo «anche con 3 gambe non ne ho manco un paio». Lentini si sposò, ebbe 4 figli di sana costituzione e continuò a esibirsi fino alla fine dei suoi giorni. Morì a 77 anni, il più longevo uomo con 3 gambe della storia. Josephine Myrtle Corbin era famosa come la ragazza del Texas con 4 gambe. In realtà Myrtle era nata nella contea di Lincoln, Tennessee, nel 1868. Il suo corpo era perfettamente formato dalla testa fino all'ombelico, al di sotto del quale si divideva in 2 bacini e 4 arti inferiori. Le 2 gambe centrali erano rudimentali anche se capaci di movimento. A prima vista potevano far pensare a un gemello siamese parassita, come nel caso di Lentini, ma in realtà non c'era alcun gemello. Myrtle era affetta da una rara anomalia fetale chiamata dipigo. Durante lo sviluppo nel grembo materno, il bacino si era sdoppiato lungo l'asse mediano. In ogni paio di gambe ce n'era una di atrofizzata. Myrtle era entrata a far parte del Circo Barnum all'età di 13 anni. Ogni volta che saliva sulla scena, nulla lasciava presagire la sua inusuale condizione. A parte i fianchi un po' larghi e una zoppia dovuta a un piede incurvato, la sua figura era normale e anzi era una ragazza piuttosto attraente, ma appena si sollevava le gonne, il pubblico rimaneva senza fiato. Si sposò a 19 anni e un anno dopo cominciò ad avvertire un dolore al fianco. Quando il medico le annunciò che era gravida dal suo utero sinistro, Myrtle si mostrò sorpresa. «Penso che lei si sbagli. Se fosse stato dal lato destro, sarei quasi arrivata a crederle». Evidentemente con suo marito Myrtle utilizzava soltanto i suoi genitali destri. Purtroppo quella prima gravidanza terminò in un aborto. Ma successivamente, ritiratasi dalle scene, Myrtle ebbe 4 figli, tutti in perfetta salute. Ma la storia più bizzarra sul tema è certamente quella che riguarda Juan Baptista dos Santos, nato nel 1843 in Portogallo, e Blanche Dumas, o Dumont, nata intorno al 1860 in Martinica.
Juan Baptista era perfettamente formato dalla vita in su e addirittura di bella presenza, ma sotto la vita nascondeva un arto in soprannumero che pendeva dal suo addome. Eppure la particolarità più sensazionale di Juan Baptista erano i suoi 2 peni, perfettamente funzionanti per capacità erettili e riproduttive. Anche Blanche Dumas aveva una terza gamba attaccata al coccige, ma soprattutto era dotata di 2 vagine ben formate e dalla sviluppata sensibilità. Per questa sua peculiarità, Blanche era divenuta una prostituta d'alto bordo richiestissima. Blanche aveva spesso sentito parlare di Juan Baptista, famoso per i suoi doppi genitali e per la sua sfrenata libido. E quando seppe che era arrivato in città per una tournée circense europea, Blanche non poteva crederci. Pensateci quante probabilità c'erano nell'intero cosmo che 2 esseri così straordinari e teoricamente compatibili tra di loro nascessero nello stesso secolo a distanza di pochi anni e si ritrovassero nella stessa città. Incuriosita, Blanche decise che era venuto il momento che l'uomo con 2 peni incontrasse la donna con 2 vagine. Confidando in questo segno del destino, Blanche organizzò l'incontro. Ma il detto popolare "Dio li fa e poi li accoppia" non è infallibile. La scintilla della passione purtroppo non si accese e dopo una breve e molto chiacchierata relazione i 2 ritornarono alle loro vite. In anatomia si definisce patologico tutto ciò che si discosta dalla norma, cioè dalla media statistica. Ma siamo sicuri che tutte le deformità siano degli handicap? Non ce ne potrebbero essere alcune che si rivelano essere utili o perfino auspicabili dal punto di vista darwiniano? Stelarc è un body artist australiano che da diversi decenni lavora sul proprio fisico e sulle ibridazioni tra organico e meccanico. Il presupposto dei suoi progetti artistici è che il corpo umano, rimasto immutato per millenni, sia ormai divenuto obsoleto. Nel 2007 Stelarc si fece impiantare chirurgicamente sul braccio sinistro un terzo orecchio, sviluppato in laboratorio a partire dalle sue stesse cellule. Originariamente l'impianto prevedeva anche la presenza, all'interno di questo nuovo padiglione auricolare, di un microfono wireless collegato a internet, in modo che chiunque potesse ascoltare ciò che Stelarc sentiva. Questo suo progetto ci interroga sugli orizzonti del prossimo futuro, visto che avremo un'opportunità davvero inedita, quella di scegliere la nostra stessa evoluzione. Il corpo diventerà uno strumento da perfezionare sempre di più attraverso la tecnologia, l'ingegneria meccanica, la genetica. Ma potremo ancora definirci esseri umani? E voi, se poteste farvi impiantare un comodissimo terzo braccio, lo fareste? Ivan, siamo chiaramente alla presenza di un Gesù Cristo in croce, ma qual è la particolarità di questo oggetto? Questo è un oggetto molto raro, è un Cristo in cera di fine 600 e la ceroplastica chiaramente religiosa alla fine è molto diffusa, ma questo Cristo ha una particolarità, e cioè quello di essere anatomico. Vedi? Si apre il petto e si possono vedere gli organi interni. Questo dal punto di vista religioso era un modo per mostrare che Cristo si era fatto uomo fin negli organi interni, appunto fino nell'anatomia interna. Questo era il significato religioso. Però è interessante anche questo pezzo perché dimostra il passaggio che è esistito dalla ceroplastica popolare, i cirari proprio di una volta, alla ceroplastica anatomica, che con Zumbo e altri insomma è arrivata invece a vette artistiche che conosciamo. Sai che esistono tutte le cere anatomiche per cui l'Italia è famosissima, sì, in tutto a Bologna, il museo. Esatto, a Bologna, oggi, a Firenze, sì, certo. alla Specola di Firenze. Specola, certo. E siccome le cere anatomiche si sono diffuse a partire dal Settecento, questo viene un attimo prima e costituisce proprio quel tipo di passaggio dalle cere, diciamo, dei santi e delle madonnine siciliane, anche questo è siciliano appunto, alla ceroplastica che comincia a interessarsi anche all'interno dei corpi. Lo Pseudocerastes urarachnoides è un tipo di serpente che vive nelle zone desertiche dell'Iran.
La sua coda è dotata di scaglie modificate per assomigliare a un ragno. Si tratta di una elaborata esca da caccia, che il serpente muove imitando i movimenti del solifugo, un arachnide tipico delle regioni aride e sabbiose. Gli uccelli di passaggio, allettati dall'idea di un bocconcino prelibato, si avvicinano e a quel punto lo Pseudocerastes li attacca con uno scatto repentino, avvelenandoli nel giro di mezzo secondo. Dall'altra parte del mondo, nell'America centrale e meridionale, esiste un esempio perfettamente speculare, cioè un insetto che imita un serpente. Si tratta del Dynastor darius, una farfalla che durante il suo stadio di pupa si rinchiude in una crisalide dall'aspetto decisamente poco raccomandabile per eventuali predatori, quello appunto di una testa di rettile. La pupa è cosciente del mondo fuori dalla sua crisalide e se avverte di essere in pericolo è in grado di scuotere il bozzolo per rendere il suo travestimento ancora più realistico e convincente. Predatori che si camuffano, prede che fingono di essere qualcos'altro. In natura, mentire è una strategia molto efficace. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi e alla prossima.